Allora amici, la costruzione procede, come vedete nell'area di destra siamo riusciti a recuperare il crollo, quindi abbiamo messo anche un sasso non troppo bello, ma nella costruzione di questa parte qua, che traccio con questo dito, purtroppo le pietre adesso cominciano a scarseggiare, come vedete sono veramente poche e non mi basteranno sicuramente, quindi dovrò andare a giro qua, se no addirittura nel bosco a cercarle. E come vedete il muro è abbastanza bello, sto cercando di utilizzare le pietre belle, di cercare di incastrarle il meglio possibile, però chiaramente io devo fare con quello che ho qua, quindi mi devo anche un po' arrangiare perché comunque la parte inferiore è bella, però vedete adesso mi sto spostando nella parte di sinistra per cercare di recuperare anche quel lato lì. Sembra che manchi poco, ma in realtà non manca poco, perché vedete noi bisogna arrivare dove c'è proprio la terra, se no mi viene giù tutto un'altra volta, e quindi ancora ci vorrà un bel po', però comunque sia, devo dire, sono abbastanza soddisfatto, specialmente per il lavoro che ho fatto nella parte di destra, che lì era arrivato a un punto per cui vedete quel roccione laggiù, che era quello lì che era infilato nella terra, non l'ho nemmeno fatto scendere perché sennò non riuscivo più a ritirarlo su. E niente, adesso continuo, vediamo un po' di trovare le pietre buone e poi chiaramente vi tengo aggiornati. Allora amici, prima di farvi vedere il muro finito e tutta la parte inferiore pulita, volevo semplicemente ribadire un concetto, uno fondamentale, perché anche le persone che mi circondano sono persone che magari non hanno tutta questa dedizione verso questa disciplina che è la vita rurale. Tutti mi dicono: ma cosa lo fai a fare il muro? È tutta una fatica, potresti andare a fare dei lavori fuori, guadagnare di più. Io ho un grande difetto, che a differenza di molte altre persone non ho tutto questo attaccamento al denaro, quindi a volte è anche un mio difetto, perché probabilmente potrei fare molto di più in termini economici, ma poi prevale anche l'aspetto umano. A volte preferisco fare dei lavori che magari faccio a persone, faccio dei favori, probabilmente anche perché il mio carattere è questo. Però ci tenevo a ribadire il concetto che il muro a secco non è una cosa di bellezza, cioè lo è anche perché in questo momento il mio terreno diventa più bello con questo muro, sicuramente è un valore aggiunto, ma i muri sono stati fatti per permettere le lavorazioni dei campi sulle terrazze, per non permettere agli eventi atmosferici e soprattutto l'erosione di fare il suo corso. Quello che sta succedendo adesso in Italia, che tutti parlano di surriscaldamento, cambiamento, io non ci credo, ma non ci ho mai creduto. Anzi, io ho una stazione meteorologica in Vigna, vi posso assicurare che in questi ultimi 2 anni è stato molto più freddo rispetto agli anni prima, quindi di cosa parliamo? L'abbandono, ragazzi, l'abbandono, noi dobbiamo pensare solamente all'abbandono, perché finché ci sarà l'abbandono non possiamo sperare di campare alle spalle del lavoro che hanno fatto i nostri antenati. Questo muro a secco io l'ho fatto, ma sono sicuro che la prossima pioggia che ci sarà molto meno lavoro di erosione, quindi la terra non verrà più a monte, ok? E questo è il concetto principale. Poi sicuramente l'aspetto estetico, più bello, hai fatto un bel lavoro, anzi per me questa è stata una soddisfazione, perché 10 minuti fa è venuto mio babbo, perché qui si dice babbo, è una persona che non è che dice bravo, non fa complimenti, ma probabilmente è anche bene così, è rimasto perché è contento del fatto che ha visto che ho fatto questo lavoro, che sicuramente è più bello il terreno, però queste cose si fanno principalmente per 2 fattori: per salvare il territorio e per la cultura. Noi non dobbiamo toglierci dalla testa l'aspetto culturale, ragazzi. La cultura è la nostra salvezza, ok? Gli altri paesi, gli altri popoli non ce l'hanno. Se noi facciamo cadere tutto, chiese, muri, strade, tutto ciò che fa parte del passato, noi ci tagliamo le gambe da soli, perché se io sarò l'ultimo a fare questi muri a secco,
ok? Io questo video l'ho fatto per quale motivo? Perché voglio invogliare qualcuno a farlo, perché non è impossibile farlo, perché come ho imparato io, e magari posso essere anche un ragazzo intelligente, posso avere la dedizione, posso magari avere delle doti speciali, poi sicuramente qualcuno mi dirà che questo muro non è perfetto, ma ci sta, perché io non sono un fenomeno. Ma se nessuno ci prova a farli, si perde tutto e non ci sarà più nessuno che può imparare, non ci sarà più nessuno che può insegnare. Io voglio condividere questa esperienza con voi per questo, perché il mio compito, il mio scopo di vita, che c'è scritto proprio sul canale, io voglio avvicinare le persone all'agricoltura, siano giovani, vecchi, persone di mezza età. Quando vedo una persona che mi scrive o che mi dice guarda Lorenzo, ho visto questo tuo video, ho fatto lo stesso da me, ho comprato un terreno, per me è la più grande soddisfazione che possa esistere, va bene? Quindi cultura, resistenza, ma soprattutto gestione del territorio. Io quando vedo le persone che parlano, vorrei parlare sopra di loro e dire la verità, perché ciò che la gente non capisce, perché la maggior parte della gente vive in palazzi a 20 km dai campi che non sanno niente, bisogna dire la verità alla gente. Se succedono queste calamità naturali, che poi calamità naturali non sono, succedono perché è tutto abbandonato. E diamo in mano i terreni alle persone che possono lavorare, cerchiamo di offrirli gratuitamente certe opportunità, incentiviamo questa cosa, ok? E invece mi sembra che si faccia tutto l'opposto, perché sicuramente c'è un ritorno economico dietro, sicuramente c'è un business dietro, però le persone non capiscono. Adesso vi faccio vedere il muro e ci salutiamo, va bene amici? È stato un piacere davvero fare questa cosa con voi e spero vivamente qualcuno possa fare lo stesso, ok? Io ho avuto dei maestri, sicuramente qualcuno mi ha inculcato questa cosa, ho visto persone lavorare, ma non sono cose impossibili, sono cose che possono fare tutti. Se qualcuno mi scrive e mi dice guarda, sono vicino a te, 10 minuti di macchina, vieni a vedere, c'ho da fare un muro, io vengo, gratis, senza problemi, perché noi bisogna proteggere la cultura, ok? Propagare cultura. Eccoci qua amici, ecco qua il muro che ho rifatto, spero che vi piaccia. Sicuramente qualcuno avrà o presenterà delle critiche, però per quanto mi riguarda penso di aver fatto un bel lavoro. Era una struttura messa male, arrivava fino a questo fioletto qui, è stato un bel lavoro. Come vedete ho spostato tutti i sassi avanzati laggiù che potranno servirmi per fare dei riempimenti. Questa zona qui ho cercato di pulirla al meglio, perché poi bisognerà lavorarci anche con i trattori qua, perché ci sono olivi qua, olivi che erano abbandonati, olivi che poi ho rimesso a posto, ma ho rimesso a posto questo muro. Fra poco, quando avrò un po' di tempo, cercherò di farne un altro un po' più piccolo rispetto a questo. Insomma, questo è stato anche abbastanza impegnativo perché era anche abbastanza alto. Io penso di aver fatto un bel lavoro, secondo me il mosaico è venuto bene anche dal punto di vista estetico. Ho recuperato anche le parti esterne che avevano un principio di crollo sia a destra che a sinistra, chiaramente un po' continuano a spanciare, però non penso che crollino, anche perché per esperienza ne ho fatti altri, bene o male il muro in questo momento penso sia abbastanza bilanciato. Nella parte superiore ho messo delle lastre e le ho riempite, in questo modo si ha del filtraggio, e comunque voi tenete conto che io tutta la roba che c'era qui l'ho buttata dentro, a parte quella roba lì. Insomma, i sassi dentro come filtraggio ce n'è veramente tanti. Poi verso gli ultimi file purtroppo ho finito i sassi, quindi ho cercato di arrangiarmi, c'è anche qualche sasso brutto, però purtroppo avevo questa a disposizione. Vedete, lì sono avanzati dei sassi e potrebbero servirmi per una base per un muro nuovo. Però in generale sono abbastanza soddisfatto e spero che anche voi possiate apprezzare questo lavoro che ho fatto, ma specialmente spero che qualcuno prenda spunto, perché insomma un po' di nozioni ve le ho date. Poi me l'ho già detto, se qualcuno ha bisogno di un consiglio può scrivermi senza problemi. E niente, io questi video sicuramente li condividerò in più parti, perché spero di non essere stato anche pesante, però secondo me questo argomento aveva bisogno di questa importanza, quindi spero di caricarli il più velocemente possibile, così le persone avranno anche più tempo per cercare di studiare e capire. E niente amici, io vi ringrazio, vi aspetto su Facebook come sempre, commentate, mettete like, iscrivetevi al canale, queste sono cose che dico sempre. E niente, sono felice di aver portato questa esperienza e ci vediamo al prossimo video, che non so quale sarà,
però sicuramente ci sarà un'altra occasione per poter stare ancora del tanto tempo insieme, perché questo percorso siamo a quasi a 2100 iscritti, è un canale non facile perché porta argomenti non stupidi, porta argomenti culturali, so di quanto possa essere difficile portare gente su questo canale, non lo faccio per scopi di lucro, anzi non ci guadagno niente praticamente, è tutto tempo che io investo per poter divulgare la cultura e niente, è stato un piacere passare il tempo insieme a voi, ci vediamo presto, un abbraccio al vostro rurale. Quest'anno dopo 3 anni e mezzo mi concedo 5 giorni di vacanza che forse mi merito anche e niente, ci vediamo presto e ci sentiamo, chiunque voglia scrivermi è ben accetto. Ci vediamo e un abbraccio, ciao.